Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare il progetto che avete visto in anteprima, ovvero la borsa Orciani. Per realizzare questo progetto ho utilizzato tutti i materiali di Miranda Sol di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso. Si tratta di una maxi bag interamente ad uncinetto con patella e manico tracolla in ecopelle. Poi su richiesta sono disponibili anche in pelle. Il set viene proposto con cordino in tinta, ma ovviamente poi in base ai vostri gusti potete richiedere il cordino del colore che preferite. Comunque sul sito troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Non abbiamo chiusura perché la patella stessa con il suo peso fa da chiusura della borsa, però ovviamente io vi consiglio di applicare una chiusura a calamita qui nel centro, così resta chiusa. Il tessuto per la fodera è compreso nel kit, ma se siete alle prime armi per quanto riguarda il cucito potete richiederla già confezionata, ovvero che vi viene già cucita, dovete semplicemente inserirla all'interno della borsa e cucirla lungo il bordo, quindi niente di tanto difficoltoso. Quindi a questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno innanzitutto del kit Orciani, che è composto da questa maxi patella e manico tracolla regolabile, 350 g di cordino, nel mio caso color panna, un pezzo di rete per irrigidire il fondo, ma in alternativa potete utilizzare anche del feltro, tessuto per fodera, uncinetto numero 3, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione dal fondo, quindi cappietto iniziale e ci avviamo 63 catenelle. Fatte le 63 catenelle, corrispondono esattamente a 33 cm. A questo punto torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Ok, lavorata tutta questa riga non faremo altro che ripetere lo stesso procedimento, quindi lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa per il numero totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi lavoriamo tutte le righe e poi vediamo come procedere. Una volta lavorate le 16 righe ed aver raggiunto 8 cm e mezzo, io ho raggiunto 8 cm e mezzo, ovviamente se volete dare maggiore profondità alla vostra borsa andrete ad aumentare il numero di righe di lavorazione. A questo punto andiamo a fare il giro di rifinitura del bordo del fondo e nello stesso momento vado ad incorporare anche il pezzo di rete che mi darà una
leggera rigidità al fondo. Io sto utilizzando un pezzo di rete da mezzo centimetro. Ovviamente una volta foderata la rete non sarà visibile, ma se preferite potete andare ad applicare il pezzo di rete sul fondo e lavorare un altro fondo delle stesse dimensioni, quindi realizzare un secondo fondo uguale che andrete a cucire al di sopra, quindi la rete si troverà nel mezzo tra i due fondi e non sarà visibile, quindi nel caso non vogliate foderare il vostro progetto, in quel modo non sarà visibile la rete, quindi quello sta a voi. Io preferisco fare questo passaggio sempre per mancanza di tempo, ma cerco sempre di darvi più consigli utili possibili, quindi a questo punto mi prendo il mio pezzo di rete, lo posiziono al di sotto del fondo ad uncinetto e come sempre ci andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante facendo il solito aumento in ogni angolo, ovvero una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi partiamo appunto proprio dall'angolo, quindi qui ho lavorato l'ultima riga di maglia bassa, faccio una catenella, punto l'uncinetto nello stesso punto di base, punto l'uncinetto anche nel foro della rete. Non vado direttamente nel primo ma passo nel secondo e lavoro una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa per ogni riga sottostante, ogni riga corrisponde ad una maglia bassa. Qui nell'angolo vado a lavorare una maglia bassa, una catenella, poi entro di nuovo nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi questo è l'aumento che andremo a lavorare in ogni angolo. Poi procedo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Una volta terminato tutto il giro di rifinitura vado a chiudere con una maglia bassissima esattamente nella catenella che abbiamo fatto ad inizio giro. Quindi punto l'uncinetto nella catenella e lavoro una maglia bassissima. A questo punto proseguiremo lavorando il giro a maglia bassa in costa retro. Quindi catenella, punto l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la sola retro in questo modo e lavoro una maglia bassa. Procederò in questo modo per tutti i punti sottostanti.
Terminato anche questo giro, a questo punto chiudiamo sempre con una maglia bassissima nel primo punto ed iniziamo la lavorazione del corpo della borsa. Per quanto riguarda questo progetto, come avrete già visto nell'anteprima del video, la borsa è prevalentemente coperta dalla patella davanti, quindi possiamo tranquillamente lasciare la lavorazione semplicissima, quindi continuando a lavorare a maglia bassa o comunque utilizzando un punto di lavorazione semplice, perché tanto comunque la maggior parte della borsa, più che altro la parte davanti, è coperta dalla patella. Quindi cosa farò? Non proseguirò a maglia bassa, ma semplicemente passo alla mezza maglia alta. Lavorazione veramente semplicissima, quindi resterà la lavorazione ad uncinetto semplice, ma ci sarà comunque la patella che renderà particolare il progetto. Quindi molto semplicemente, come vi ho detto, procedo lavorando a mezza maglia alta, quindi faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nel primo punto e una maglia bassa al di sopra della maglia bassa appena lavorata. In questo modo ho sostituito la prima mezza maglia alta. In alternativa potete lavorare le 2 catenelle e a questo punto procedo lavorando semplicemente una mezza maglia alta in ogni punto sottostante, senza fare ulteriori aumenti perché nel mio caso non è necessario. Una volta che avremo terminato anche questo giro, lo chiudiamo sempre con una maglia bassissima nel primo punto e ricominciamo come abbiamo fatto per quest'ultimo giro. Quindi facciamo la catenella, lavoriamo una maglia bassa nel primo punto, una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro. In alternativa, come vi ho già detto prima, potete fare 2 catenelle e poi si procede semplicemente lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Questo procedimento lo ripeteremo fino a raggiungere l'altezza che vogliamo dare alla nostra borsa. Troverete ovviamente indicati qui in alto il numero di giri totali che lavorerò io insieme alla misura in centimetri. Quindi raggiungiamo le misure, quindi lavoriamo tutti i giri e poi vediamo come procedere. Ho lavorato quindi 33 righe ed ho raggiunto 27 centimetri per quanto riguarda l'altezza. Quindi a questo punto vado a fare l'ultimo giro di rifinitura a maglia bassissima. Ho già chiuso il giro, faccio una catenella e lavoro una maglia bassissima in costa retro in ogni punto per rifinire il bordo.
Terminato il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Quindi in questo modo avremo terminato il corpo borsa. Adesso non ci resta che applicare gli accessori. Partiamo cucendo il manico. Io una parte l'ho già cucita, l'altra la vediamo insieme. Quindi per quanto riguarda la cucitura del manico, assicuriamoci di posizionare le estremità esattamente al centro del lato più corto. Successivamente si va a bloccare il filo all'interno. Io la posiziono esattamente sulla quarta riga, partendo dal bordo, la quarta riga di mezza maglia alta, blocco il filo all'interno. Faccio uscire l'ago dal primo foro e vado a fare la cucitura X. Quindi cosa faccio? Entro in questo foro, faccio una doppia passata, quindi ci ripasso per una seconda volta, stessa cosa faccio per questi due fori. E poi passo ai fori successivi. Faccio sempre la cucitura X. Una volta terminata la cucitura si va a bloccare per bene il filo all'interno. E a questo punto dobbiamo andare a cucire la patella. A questo punto dobbiamo andare a cucire la patella. Io ora, per questione di spazio, non riesco a mostrarvi proprio tutto perché non entra nell'inquadratura, perché la borsa è un po' grande, però calcolate che la patella dobbiamo centrarla in base al lato più lungo della borsa, quindi questa è la base. Noi dobbiamo centrarla in base a questa parte. Sul bordo ovviamente avremo la stessa larghezza, quindi dobbiamo andarla a centrare. Innanzitutto ci blocchiamo il filo all'interno. Dopodiché iniziamo con la cucitura. Io posizionerò la patella esattamente alla base della seconda riga di mezza maglia alta. Dopodiché faccio uscire l'ago
Dalla lavorazione ad uncinetto entro nel foro della patella, entro ovviamente anche nella lavorazione ad uncinetto, faccio una doppia passata, poi passo al foro successivo entrando sempre nella lavorazione ad uncinetto, quindi dall'interno, foro successivo, per questo progetto farò una doppia passata ad ogni punto, poi se mi avanza del filo faccio una doppia passata, quindi ritorno indietro e vado a coprire proprio tutti gli spazi in modo da fare una cucitura ben salda. Quindi procediamo in questo modo, dobbiamo semplicemente cucire la patella al corpo borsa. Cucita tutta la patella, si va ovviamente a bloccare il filo all'interno. A questo punto non ci resta che foderarla creando una fodera a sacchetto. Io farò una semplice fodera a sacchetto con il tessuto che vi viene direttamente incluso nel kit. Quindi ora vado a creare la mia fodera, poi la cucio e una volta cucita la fodera questo sarà il risultato finale. Io già l'ho provata ad indossare e penso che sia opportuno applicare almeno una calamita qui nel centro in modo che resta ben chiusa e non faccia difetto nel momento in cui si va ad indossare, perché nel momento in cui si indossa i manici vanno a tirare e creano un pochettino di difetto qui nel centro, ma nulla di tanto esagerato. Questo è un consiglio che mi sento di darvi perché comunque l'ho provata, l'ho testata tra virgolette, ho notato questo difetto e quindi ho deciso di darvi questo consiglio. Potete anche applicare i piedini qui sul fondo, io non l'ho fatto perché non mi piacevano particolarmente inseriti, quindi l'ho lasciata così semplice. Questo è l'avanzo della seconda rocca, come potete vedere ne avanza un bel po', quindi potete farci anche una pochette, potete farci un portafoglio da abbinare alla borsa. Sto dando qualche spunto, sicuramente sul canale troverete anche qualche pochette che potete abbinare alla borsa. E nulla, vi ricordo che tutti i materiali utilizzati sono di Miranda Sol, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Sono disponibili tanti altri colori e fantasie, idem sia del kit che del filato. Se avete richieste particolari potete contattare direttamente Miranda Sol che saprà darvi sicuramente maggiori informazioni per quanto riguarda il kit. Quindi io spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial in arrivo e se attivate la campanella riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!